Buongiorno o buonasera a tutti ragazzi, io sono Alessandro e vi do il benvenuto in questo nuovo video. A molti di voi è piaciuta la nuova intro del mio canale YouTube a tal punto che mi avete chiesto veramente in tanti, in privato, come l'avessi realizzata. Ebbene, in questo video voglio darvi dei consigli per realizzare un'intro simile alla mia nel concetto, ma completamente diversa nella realizzazione e per quanto concerne le idee di base. Insomma, voglio spiegarvi un po' il processo di creazione che c'è dietro un intro simile, piuttosto che darvi un template di un'intro come si fa solitamente qui su YouTube, perché la mia intro l'ho realizzata completamente da zero, completamente manualmente, e voglio spiegarvi proprio il meccanismo di creatività che c'è dietro al fare una cosetta simile. Piuttosto che dirvi come si fa solitamente, qui sotto in descrizione c'è il template, il progettino che voi andrete a modificare per avere un'intro identica alla mia. Io ho sempre apprezzato poco questa tipologia di cose, ho sempre preferito fare le cose personalmente in modo che possano essere più originali possibili. Quindi ecco a voi dei consigli per realizzare la vostra intro completamente personale, completamente originale. Come si fa? Da quale presupposto bisogna partire? Bene, lanciamo la mia, dopodiché inizierò ad elencarvi tutte le cosette che dovreste sapere per creare qualcosa di simile. Una intro per il vostro canale YouTube non è minimamente semplice da realizzare, questo perché ha la stessa importanza di uno showreel per un videomaker e, mi spiego meglio, è semplicemente una cosa di pochi secondi che deve definire chi siete, ciò che fate e qual è il mood del vostro canale e dei contenuti che vorrete portare sul web. Quindi per cui deve essere fatta con cognizione di causa, riflettendoci un bel po', avendo tantissime idee e scartandone la maggior parte, in modo da tenere solo le migliori. E come per ogni buon processo creativo che si rispetti, qualunque esso sia, che sia ad esempio scrivere un fumetto, scrivere un libro, scrivere un video, come in questo caso, perché la produzione di un intro non differisce troppo dalla creazione di un corto o di un video di qualunque tipo, uno spot, un commerciale o roba simile. Si parte sempre dal principio del brainstorming. Infatti il primo punto, il primo consiglio che voglio darvi è quello di fare tanto brainstorming. Buttate su un foglio di carta nel modo che ritenete più semplice in assoluto per voi tutte le vostre idee, sfruttando parole chiave o anche figure, e una volta che sarete sicuri di aver trovato l'idea giusta, ricominciate e cercatene un'altra. Infine dovrete avere un foglio di carta contenente tutte le vostre idee, dal quale poter pescare le migliori, dal quale poter mischiare queste idee per creare quello che sarà il vostro contenuto finale. Ricordate sempre che il brainstorming funziona quando riuscirete a tirar fuori un'idea che sembra non essere vostra. Quindi quando riuscirete a tirar fuori un'idea che sia la fusione di tutte le altre in qualche modo e che possa sembrare qualcosa di originale e bello anche per voi. Quindi voi da creatore del vostro contenuto dovrete trasformarvi per un attimo in fruitore del vostro contenuto, essere abbastanza critici nei confronti delle vostre idee e poter dire: questa non funziona, pensiamo a qualcos'altro. Questa funziona, mischiamola con l'altra che funzionava, in modo da tirar fuori la migliore idea in assoluto. Inoltre è molto interessante scrivere tutto ciò su un foglio di carta, perché grazie alle parole chiave, che è il primo passo per fare un buon brainstorming, buttare giù tutte le parole che vi ricordano il contenuto che dovrete creare. In questo caso ad esempio io per creare la mia intro ho buttato su carta le parole che sono il fulcro del mio canale, come videomaking, fotografia, tecnologia e cose simili. Tra l'altro alcune di queste le trovate scritte direttamente all'interno dell'intro, alla fine della produzione. Queste saranno utilissime perché potranno letteralmente guidarvi nel processo di creazione del vostro contenuto. Il secondo punto, anch'esso molto importante, è quello di scegliere una tecnica di realizzazione. In questo caso potrete far sì che la tecnica di realizzazione vada direttamente a definire il vostro mood e le cose che fate sul vostro canale, oppure che sia qualcosa di completamente diverso ma piacevole per voi e che riesca in qualche modo a definire la vostra personalità. Mi spiego meglio. Siete ad esempio un videomaker, come nel mio caso?
Bene, potreste pensare di realizzare un intro, come nel mio caso, basata completamente su delle immagini catturate con la vostra fotocamera, con la vostra videocamera. Questo perché la tecnica che andrete ad utilizzare sarà in qualche modo la prima cosa che andrà a definire ciò che conterrà il vostro canale. Oppure, siete dei disegnatori? Potreste pensare a fare un'animazione in 2D, magari animare i vostri disegni per far vedere subito al fruitore del vostro contenuto cosa siete in grado di fare. Siete un musicista? Potreste pensare di comporre completamente da zero la vostra intro e di mostrare a schermo semplicemente il waveform della vostra intro, magari mobile. Con After Effects ci mettete 2 secondi per fare una cosetta simile se avete già la traccia audio. E tutte cose simili. Ad esempio, sul vostro canale parlate di manga, potreste pensare ad una cosa del genere. Quindi varie riprese che in qualche modo possano aiutarvi a definire al meglio ciò di cui parlate sul vostro canale. Dividendo ad esempio l'inquadratura in questa maniera sarà molto semplice per il fruitore del vostro contenuto capire che vi occupate di fumetti, di manga e di cose simili, quindi che discutete di quella roba. Oppure ad esempio nell'ambito cinematografico, se siete critici cinematografici o cosette simili, potreste tranquillamente basarvi sul vostro contenuto principale per capire quale metodo di realizzazione utilizzare per girare o per creare la vostra intro. Questa è una cosetta da non sottovalutare e che molti qui su YouTube sottovalutano. Poi ovviamente c'è anche la cosa più semplice in assoluto, forse in alcuni casi banale ma sempre funzionante al 100%, che è quella di animare il vostro logo. Che voi siate videomakers, fotografi, gente che parla di anime e manga, gente che parla di videogames, persone che parlano di notizie dal mondo in maniera seria o in maniera satirica, stand-up comedian o qualunque altra cosa voi facciate su YouTube, il logo animato funziona sempre ed è un must. Però ovviamente per fare un logo animato serve un logo, quindi un grafico, e qualcuno che riesca ad animarvelo, quindi non è una cosa scontata, mettiamola così. Una volta che avrete capito quale tecnica utilizzare, possiamo passare tranquillamente al terzo consiglio. Questo punto può essere scambiato anche con il secondo. Scegliete la musica adatta al vostro mood. E dico potrebbe essere scambiato con il secondo semplicemente per via del fatto che dipende dal modo in cui voi venite ispirati, dal contenuto che volete creare e soprattutto dai contenuti che riuscite ad assorbire, i contenuti altrui. Molte persone vengono ispirate di più dalle immagini, molte altre di più dalla musica. Qualora la musica riesca ad ispirarvi, a farvi venire nuove idee, cercate prima la musica, dopodiché buttate su carta le idee. Altrimenti prima buttate su carta le idee e dopo in base ai vostri fogli, in base ai vostri appunti, cercate la musica adatta. Ricordate, una musica più di ogni altra cosa all'interno delle vostre intro va a definire soprattutto il mood e soprattutto il tipo di persona che siete e il tipo di contenuti che vorrete portare. Quindi un intro può cambiare completamente la percezione da parte del fruitore dei vostri contenuti. La percezione di voi, la percezione del vostro canale, la percezione di tutto ciò che fate sul web. Ma non dilunghiamoci troppo sulla musica, è molto importante, molti di voi lo sapranno senza ombra di dubbio, soprattutto chi vuole fare un intro per il suo canale musicale, quindi musicisti e persone che si occupano soltanto di questo nella propria vita. E andiamo direttamente avanti con il prossimo consiglio, ossia girate diverse versioni del vostro contenuto. O per meglio dire realizzate diverse versioni del vostro contenuto, perché qualora vogliate fare un'animazione non dovrete girare, dovete creare da zero. Questo perché chiunque abbia almeno una volta nella propria vita montato un video sa benissimo quale sia la regola sacra del montaggio video quando si deve creare un contenuto funzionante che riesca a catturare l'attenzione del fruitore. E se c'è una cosa che l'intro deve fare, se c'è una cosa che la vostra presentazione di pochi secondi deve fare, è riuscire a catturare l'attenzione, è riuscire a far dire al fruitore del vostro contenuto: questo sembra essere un canale interessante. E questa regola è avere più versioni della stessa cosa, dalle quali poter scegliere nel momento del montaggio del video. Quando un montatore video ha più versioni, quelli che in inglese, in gergo chiamiamo A-roll, i principali, e B-roll, appunto le riprese secondarie, quelle facoltative, quelle superficiali, quelle che possono essere utilizzate in maniera complementare alle principali. Quando ci sono tanti B-roll, qualunque produzione video
può risultare essere più interessante, in quanto il montatore video potrà gestire al meglio i tempi di questo video. Semplicemente in alcuni casi anche avere la stessa inquadratura dello stesso soggetto protagonista che fa le stesse cose ma della durata di 2 secondi in più o 2 secondi in meno potrebbe fare completamente la differenza, perché andrà a non far mettere mano il montatore video al frame rate di quel video e quindi di non andare a falsare troppo quel qualcosa. È un concetto un po' complesso, se non siete montatori video è difficile capire qualcosa di simile, ma se siete montatori video capirete al 100% quanto sia importante avere più versioni della stessa inquadratura in modo da poter scegliere direttamente nel montaggio, sia a livello registico sia a livello di montaggio puro. Ha molto senso avere varie versioni dalle quali poter scegliere ed è una cosa completamente sacra e che vi salva la vita e il progetto soprattutto in moltissimi frangenti. Quindi il mio consiglio è semplicemente: girate o create più versioni della stessa cosa, delle stesse riprese per la vostra intro, in modo da poter scegliere poi in fase di montaggio. E a tal proposito si arriva all'ultimo consiglio: il montaggio video. Ovviamente tutto ciò che avrete creato, tutto ciò che avrete girato, tutto ciò che avrete in qualche modo definito a partire dal mood per completare il discorso con i testi o con le riprese e tutto il resto che in qualche modo sarete riusciti a mettere insieme, va assemblato con l'editing video. Adesso, so che molte persone che fanno video su YouTube in realtà non sono troppo brave con l'editing video. Una cosa è montare effettivamente il parlato di un video con il voiceover e alternare alcune riprese secondarie in modo da definire un contesto e in qualche modo completare la visione generale di un qualcosa. Un'altra cosa completamente è montare qualcosa di dinamico e che non deve annoiare, di pochi secondi come un intro, perché fidatevi, molto spesso montare qualcosa di breve è molto più complesso rispetto a montare qualcosa di abbastanza lungo ed esteso per quanto concerne la durata. Quindi ci sono 2 modi per scavalcare questo ostacolo. 1. State facendo video su YouTube, quindi volete essere o volete diventare dei videomakers. Il montaggio video vi servirà. Qualora non abbiate qualche collega o qualche partner in questo vostro progetto che possa aiutarvi con la realizzazione del video, in quel caso il discorso si applicherà a lui e non a voi. Comunque, se state facendo dei video su YouTube e volete pubblicarli su YouTube, il montaggio video vi servirà. Quindi il primo modo per superare questo ostacolo è quello di imparare effettivamente a montare il video, imparare il linguaggio che ci sta dietro il mondo dell'editing video, imparare come ogni dissolvenza, transizione o tutto il resto abbia un significato proprio, come si possa ingannare l'occhio del fruitore del vostro contenuto, il cervello del fruitore del vostro contenuto tramite tagli nascosti, maschere, riprese, movimenti di camera e tutto il resto, anche in post, non soltanto direttamente in presa diretta, e quindi assimilare tutto ciò e poi montare la vostra intro. Questo ovviamente potrete farlo qualora non abbiate fretta di aprire il vostro canale. Se avete già un canale attivo e non sapete ancora montare video in maniera almeno decente, resta soltanto la seconda alternativa: prendere il vostro video e darlo in pasto ad un montatore. Ci sono delle figure professionali, per l'appunto i montatori video, che fanno questo per guadagnarsi da vivere. Quindi prendete tutto ciò che avete assemblato, ancor meglio se riuscite a consegnar loro direttamente gli appunti, quindi il foglietto di carta sul quale c'erano scritte tutte le varie cose, e datelo in pasto al montatore video. Lui saprà che farci. Qualora non conosciate montatori video, esistono tanti modi per trovarne. C'è un gruppo Facebook italiano, La vita di un montatore video, molto famoso che molti di voi conosceranno senza ombra di dubbio, nel quale sono presenti tantissimi protagonisti, tantissime figure professionali che probabilmente potrebbero aiutarvi. Qualora abbiate poco budget, mettiamola così, potete affidarvi a siti come Fiverr invece. Su Fiverr trovate tanta gente, però per la maggiore dovreste conoscere un minimo di inglese, perché molte persone su Fiverr parlano in inglese, quindi in quel caso dovreste anche tradurre per loro i vostri appunti e tutto il resto. Niente di complesso per chi conosce un minimo le basi della lingua,
ma potrebbe diventare abbastanza ingestibile per chi non lo conosce. Quindi queste sono le due alternative, solitamente funziona così. Detto ciò, questi erano tutti i consigli che potevo darvi per creare la vostra personale intro per il vostro canale YouTube. Spero che vi siano stati utili, spero che questo video vi sia stato utile, anche perché è più una chiacchierata che un vero e proprio tutorial su come creare un intro, però visto che qui su YouTube ci sono tantissimi tutorial su come creare un intro per il proprio canale e molti di questi video si basano sul andate in descrizione, scaricate ciò che vi lascio nel link e modificatelo in modo da avere un intro uguale a tutte le altre persone che stanno guardando questo mio video, cosa che non mi è mai piaciuta troppo perché non voglio avere un intro simile ad un'altra intro di un'altra persona su YouTube che magari nemmeno conosco e che non vedrò mai sulle piattaforme. È un po' brutto in realtà. Per l'appunto volevo fare un video un po' basato sul concetto che c'è dietro la creazione di un intro piuttosto che sul come creare veramente un intro. Poi sta tutto alle vostre doti creative, ovviamente dipendentemente da ciò che vi piace usare, da ciò che vi piace creare, dal modo in cui vi ponete nei confronti di un contenuto che deve essere creato da zero, cambia tutto e quindi è proprio questo che lo rende più personale, più originale, è proprio questo che renderà la vostra intro differente rispetto alle intro altrui. Quindi niente, io vi ringrazio per aver visto questo video fin qui e noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo mio canale, il prossimo venerdì. Alla prossima gente, bye bye.